Mission è un film del 1986 scritto da Robert Bolt e diretto da Roland Joffé, con Robert De Niro nei panni del cacciatore di schiavi Rodrigo Mendoza. Jeremy Irons interpreta il gesuita Padre Gabriel e Ray McAnally è il cardinale Altamirano, inviato dalla Santa Sede in Sud America per risolvere una disputa tra spagnoli, portoghesi e gesuiti. Vediamo da un lato Padre Gabriel che, grazie alla musica del suo oboe, riesce ad approcciare la tribù dei Guarani, che vive allo stato selvaggio sopra le cascate dell'Iguazú, al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay, e avvia una missione. In contrapposizione all'operato del missionario si staglia la figura di Rodrigo Mendoza, cacciatore di indios per conto degli spagnoli, al fine di venderli come schiavi. Mendoza però, una volta rientrato in città, scoprirà che la sua donna lo vuole lasciare per un altro uomo. Ebbene, proprio per suo fratello. In un eccesso di ira Mendoza uccide suo fratello, ma poi, sopraffatto dal rimorso, si richiude volontariamente in prigione per lasciarsi morire. Padre Gabriel gli fa visita e lo convince a riscattarsi, facendo una penitenza, e lo accompagna alla missione nel villaggio dei Guarani. Lungo tutto il viaggio, inclusa l'avventurosa scalata della cascata, Mendoza porta con sé una pesante rete che contiene tutte le sue armi e la sua armatura, e questa è la penitenza che il militare ha scelto per sé. Ma arrivato al villaggio, i Guarani lo perdonano tagliando la corda che lo lega al suo fardello e gettando le armi nel fiume. Mendoza prende i voti e diventa un padre gesuita. Intanto arriva un messo della Santa Sede, il cardinale Luis Altamirano, con il compito di sbrogliare un intrigo politico ed economico che vede gli spagnoli e i portoghesi intenzionati a prendersi le terre degli indios per arricchire i propri latifondisti, perché loro vedono nelle missioni gesuite, che sono sempre più potenti, una minaccia anche economica, dal momento che i terreni coltivati dagli indios riservano i profitti proprio alle popolazioni locali e sono in competizione con i terreni coltivati da spagnoli e portoghesi. Il cardinale visita le missioni e ne rimane impressionato per il buon lavoro fatto dai gesuiti, ma per motivi politici è costretto a imporre lo sfratto a missionari e indios. Roland Joffé gira un film duro e asciutto che fugge i facili sentimentalismi e la retorica per raccontare una pagina abbastanza inquietante del colonialismo europeo in America del Sud. Almeno due momenti del film sono memorabili. Il primo è quello del perdono di Mendoza, che non viene concesso dalle autorità europee o dai gesuiti, né tantomeno se lo dà da sé, ma gli viene dato dai Guarani, che lo liberano tagliando la corda che lo lega al suo passato di assassino e peccatore, quindi la corda che era legata al sacco con tutte le sue armi e le sue armature, e lo accolgono. È una scena di grande intensità, il pianto liberatorio di Robert De Niro in primissimo piano è capace di toccare anche i cuori più insensibili. Un altro momento saliente è nel finale, quando padre Mendoza chiede a padre Gabriel il permesso di impugnare le armi contro gli europei e gli viene negato. Più tardi Mendoza torna dal suo superiore, che è già tutto armato, pronto alla battaglia, per chiedere almeno la sua benedizione, ma padre Gabriel gli risponde così: se sei nel giusto hai già la benedizione di Dio, se hai torto la mia benedizione non servirebbe a nulla. Se è la forza che crea il diritto, l'amore non ha posto in questo mondo. E gliela nega la benedizione. E qui si rendono evidenti due modi diversi di vivere la fede. Quello che è probabilmente più autentico, direi francescano, è quello di padre Gabriel, che resta fedele a ciò che ha vissuto, cioè all'amore di Dio. E poi c'è il modo sicuramente più umano e comprensibile, che è quello di padre Mendoza. Cioè, voglio dire, chi è che non imbraccerebbe le armi per difendere la propria famiglia e la propria gente dall'invasore? Si tratta di una reazione normale, comprensibilissima, però padre Gabriel ricorda a Rodrigo che lui non è più un uomo come un altro. Infatti gli dice: aiutali, ma da prete, se tu muori con le mani insanguinate tradisci tutto quello che abbiamo fatto. Tu hai promesso la tua vita a Dio e Dio è amore. Non si può continuare a vivere come tutti dopo aver incontrato e vissuto la fede. Eppure Rodrigo Mendoza va, combatte e insieme a lui anche altri gesuiti.
L'ultima figura su cui vorrei soffermarmi è quella del cardinale Altamirano. È un uomo di fede che tocca con mano la bontà delle missioni, eppure deve sottomettersi al mondo, anche con qualche reticenza, ma lo fa. E sul finale del film il rappresentante del Portogallo prova a tirarlo su di morale dicendogli: non avevate altra scelta, eminenza, dobbiamo lavorare nel mondo, il mondo è così. E il cardinale gli risponde: no, signor Ontar, così lo abbiamo fatto noi, questo mondo, così l'ho fatto io. Il cardinale Altamirano è un personaggio che si può definire senza dubbio negativo, perché di fronte all'evidenza della realtà chiude gli occhi per convenienza personale e politica della Chiesa Cattolica. Insomma, non è sicuramente un eroe, ma è consapevole però dei suoi sbagli. La responsabilità personale in questo caso incide nella storia, non solo nella storia personale, ma anche nella storia dei popoli. Però io mi chiedo, io, Martino Savorani, che mi professo cattolico, sono più simile a padre Gabriel? O forse nelle piccole cose della mia vita quotidiana tendo a comportarmi più come un Rodrigo Mendoza, che reagisce distinto come tutti, ignorando la propria fede, oppure come il cardinale Altamirano, che agisce per convenienza e per paura di lottare per i suoi ideali. Io credo sia questa la domanda che Mission lascia ai suoi spettatori, cattolici e non, e sarebbe un peccato non rispondere.